Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se è la prima volta che passate di qui. Oggi, come vedete, neve, giornata che si pronuncia essere spettacolare. Mi trovo qui al parcheggio del rifugio Boffalora e andrò su di là verso il rifugio Venini e successivamente al Monte Galbiga e al Crocione e a quello di Tremezzo. Farò 3 cime in una giornata. Ieri ha nevicato parecchio come potete vedere, quindi oggi ho optato per un'escursione abbastanza semplice. Sarà più che altro una passeggiata panoramica e fotografica. Di là si vedono già le grigne tutte belle innevate, da questa parte invece il Monte Rosa giù là in fondo, veramente uno spettacolo. Ho già messo ghette e ramponcini perché qui è tutta praticamente piena di neve, fantastico. Devo andare fino a su là. Vediamo, è la prima volta che faccio questo sentiero per andare al Crocione e alla Galbiga, non sono mai stato. Vediamo, veramente giornata spettacolare. Parto, ci vediamo più tardi. A dopo! Che spettacolo, veramente incredibile. Qua si vede già il lago, non so se si vede dalla videocamera, io con gli occhiali polarizzati lo vedo già bene. 2 grigne, di là c'è già il rifugio, mancherà circa un quarto d'ora, 20 minuti. Sentiero bello innevato, diciamo che in alcuni punti sarebbero servite di più le ciaspole rispetto che i ramponcini, però vabbè, comunque veramente incredibile. Prima volta che faccio questo sentiero con la neve, è fantastico. Sono oltretutto il primo a passare perché, come vedete qua davanti, è immacolata. Fantastico, fantastico. A più tardi. Passata un'ora e un quarto circa sono arrivato al rifugio Venini, veramente un bel rifugio, un sacco di tavoli e una vista spettacolare sul ramo del lago di Como. Appunto questo è il ramo comasco. Qua c'è anche un cannone o una riproduzione, adesso non sono sicuro, non sono un esperto, di un cannone appunto della prima guerra mondiale. Adesso salirò anche al Monte Galbiga, dovrebbero esserci delle fortificazioni appunto della prima guerra, e poi andrò più avanti di là verso il Monte Tremezzo e il Monte Crocione. Comunque ragazzi, per arrivare fino a qui è abbastanza semplice, alla fine è una strada tutta asfaltata che parte appunto dal parcheggio dove avete visto prima che ho lasciato la macchina, e nulla, quindi direi che non ci sono difficoltà tecniche, è adatta praticamente a tutti. Adesso vediamo salire su al Galbiga come sarà. Comunque vedo già il sentiero, vedo già anche la croce, penso sia fattibilissimo anche salire fino a lì. Adesso il sentiero, o si può prendere il sentierino che taglia su lì prima di arrivare al rifugio, oppure si gira di qua a sinistra adesso e si prosegue. La prima trincea che vi dicevo prima, ancora ben conservata, veramente bella. Adesso si prosegue sempre su di qua. Davanti vedo anche che c'è un piccolo osservatorio. Sì, ecco, osservatorio del Monte Galbiga. Bello, bello, bello. Niente ragazzi, proseguo adesso qui alle mie spalle sul sentiero e ci vediamo sulla croce.
Arrivato alla croce del Monte Galbiga, veramente un bel crocione gigantesco. Qua abbiamo anche un altarino, veramente panorama bellissimo su Porlezza, il lago di Lugano. Da davanti abbiamo il Monte Rosa, quello Monte Generoso, di lì invece abbiamo il Monte Grona e di là il Monte Bregagno. Legnone che è già bello innevato. Tira anche una bella aria, speriamo riuscite a sentirmi perché veramente tira un'aria pazzesca, fa anche un freddo assurdo. Nulla ragazzi, adesso appunto come dicevo, dato che fa freddo, ritorno giù e poi vado su al Monte Tremezzo e successivamente al Crocione. Scendo e ritorno verso il Rifugio Venini. A dopo! Tornato quasi al Rifugio Venini, qui davanti, adesso farò, come vi dicevo prima, tutto il crestone che porterà fino al Monte Tremezzo e successivamente l'altro che porterà al Monte Crocione, sperando che si calmi un po' il vento perché veramente è un po' fastidioso. Proseguo, a dopo! Arrivato in cima anche al Monte Tremezzo, qui c'è la Madonnina con una picca, veramente panorama incredibile, si vede già Bellagio e niente ragazzi, 360 spettacolare. Adesso purtroppo volevo farlo volare un po' il drone ma c'è su un sacco di vento. Infatti mi sono messo anche per la prima volta lo scaldacollo, mi è successo, mi si è anche congelata l'acqua nella cannuccia della sacca dell'acqua che è nello zaino, non mi è successo neanche quello, si vede che il vento l'ha ghiacciato, comunque ho il tè caldo nello zaino. E nulla ragazzi, adesso farò questa discesina in cresta e arriverò anche al Monte Crocione, così vedo la terza cima della giornata e poi tornerò indietro dal sentiero. Vedete anche qua sotto io ho fatto la cresta salire, però si poteva fare tranquillamente anche il sentiero, così ho tagliato un po', ho fatto prima. Nulla ragazzi, proseguo e ci vediamo al Crocione. Bel palloncino disperso qui sui monti. Riportiamolo a casa, va. Arrivato anche alla croce del Monte Crocione, spettacolare, di essere in alta l'Everest oggi, con freddo, un vento pazzesco, forse per questo che non ho incontrato anima viva dal parcheggio qui. Comunque panorami bellissimi ragazzi, spettacolare il lago. Sì, comunque sono convintissimo che questo sia il panorama più bello che abbiamo sul lago di Como, lo spot migliore dove venire ad ammirare il lago. Giù là c'è Pizzo di Gino, dovrò andare ancora in Val Cavarnia adesso con la neve a vedere qualche altro monte
lì vicino al Pizzo di Gino. Quello è il Monte Tremezzo. Io sono arrivato prima da là. Veramente ragazzi, panorami incredibili. Adesso mi fermerò sicuramente a fare qualche foto e poi vi lascerò sempre qui nel video. E nulla, non credo che mi fermerò a mangiare perché appunto fa freddo e tira un sacco di vento, quindi ritornerò indietro dal sentiero, ritornerò lì ai ruderi che ci sono della prima guerra mondiale, poi scenderò giù in quella sorta di sentierino nei prati e poi farò tutto quel sentiero per girare dietro al Monte Tremezzo, ritornare al Rifugio Venini e ritornare poi alla macchina. Quindi scatto qualche foto e ci vediamo più tardi magari sul sentiero del ritorno. A dopo! Pausa panino al Rifugio Venini fatta, mi sono goduto un po' il panorama sul lago. Adesso dovrò rifare tutto il percorso che ho fatto all'andata, tutto il sentiero, arrivare giù al parcheggio che è giù là. Veramente oggi giornata incredibile, escursione fantastica. Escursione terminata ragazzi, sono ritornato al parcheggio, da questa parte ancora le grigne, mentre da quest'altra il Monte Rosa è illuminato tutto dal sole. È stata veramente una bellissima escursione panoramica. Se amate appunto i panorami o far foto ve la consiglio vivamente. Ci ho messo circa 7 ore, ma se volete tranquillamente se ne possono mettere 5. Io mi sono fermato un sacco a fare foto, purtroppo non sono riuscito a far volare il drone perché c'era un sacco di vento. Nel caso vi lascio comunque l'altra escursione che avevo sempre fatto al Monte Crocione con mio fratello e Sara qui in descrizione, così almeno eventualmente riuscite a vedere anche i panorami dall'alto col drone. Penso onestamente sia la più bella forse qui sul lago di Como per quanto riguarda i panorami, veramente dall'inizio alla fine sono panorami, quindi ripeto, se amate fare le foto e passeggiare nella natura venite tranquillamente, è un'escursione adatta a tutti. Io vi saluto, vi ricordo sempre di andare sul mio sito internet Como Lake Trekking per nuove escursioni, lasciate un like se vi è piaciuta l'escursione, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!